Allora buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Questo qui è un video un attimino particolare perché non vi farò vedere tutta la riparazione, come si dice è un video postumo perché la riparazione è finita, ma c'ho un amplificatore di Alessandro, si chiama il proprietario dell'amplificatore, che gli piacerebbe che ci facessi un piccolo video, un riassunto su quello che gli ho fatto. Praticamente gli piace vedere come a tanti il suo amplificatore pubblicato su YouTube, è giusto anche così. Sicché non ho fatto il video durante la riparazione, però vi farò vedere cosa alla fine ci ho fatto, mi ha fatto anche ammattire abbastanza. Ora vi inquadro l'amplificatore e vi faccio vedere che amplificatore è. Allora, in realtà è un Sinto amplificatore della Pioneer, è l'SX 790, che il proprietario con la mania che c'è ora di sostituire condensatori si era messo a sostituire dei condensatori. Si è messo a sostituire i condensatori qui nella zona dell'ingresso fono e poi andando su anche qualche altro condensatore, ha detto, nel centro, sì, che penso qualcosa qui al centro. Poi l'amplificatore ha iniziato a non funzionare, gli dava dei problemi e sicché ha rimontato i suoi condensatori e io ho dovuto capire dove poteva essere il problema. Il problema che produceva questo amplificatore era che faceva scattare il relè di protezione delle casse. Praticamente quando scaldava un pochino, delle volte a me me l'ha fatto anche a freddo, e il relè scattava, poi si ripristinava e poi dopo un pochino riscattava in continuazione. E questo poi perché c'era una tensione di offset ovviamente sugli altoparlanti, la sentiva e lo faceva scattare, e ho dovuto capire il perché fosse successo quella cosa lì. Ho sostituito i transistor differenziali e ho sostituito anche dei transistor che facevano capo, sempre transistor differenziali, perché spesso, come vi ho già spiegato in un altro video, si fa prima a fare la sostituzione di 3 o 4 transistor che non andare a vedere come mai un transistor magari scarica o fa dei problemi quando gli pare. Fra parentesi, questo scariche non ne faceva, però mandava la tensione sugli altoparlanti e sicché interveniva la protezione. Una volta sistemato questo lavoro qui, mi sono accorto di un altro problema. Dopo ve lo faccio vedere sullo schema. Mi sono accorto di un altro problema sul potenziometro del volume, che ora vi inquadro. Questo è il potenziometro del volume. Sul potenziometro del volume, e questo è un potenziometro doppio ovviamente perché fa canale destro e canale sinistro, da una parte, solamente da una parte, e precisamente in questo punto qui, praticamente il segnale arriva qui e poi viene smistato dal cursore centrale fino a essere mandato in circolo. Comunque in questo punto qui, proprio questo punto qui, mi ritrovavo dopo un pochino che funzionava, quando dopo un pochino che funzionava, solo in questa sezione del potenziometro mi ci ritrovavo una tensione positiva che andava da 5 agli 8 volt, variava anche, non repentinamente, ma variava a seconda della misura che andavo a fare, della tempistica. La trovavo su 8, poi la trovavo su 5 e compagnia cantante. E qui io non riuscivo a capire come mai, da dove potesse arrivare, poi si vede dallo schema, da dove potesse arrivare una tensione in quel punto lì. Un altro problema che avevo trovato è per esempio questo ponticello qui, che era leggermente sollevato e dissaldato. Ora la sezione che fa, la parte che fa questo ponticello qui non ci incastra niente con il resto del lavoro. Probabilmente prima che l'avesse acquistato lui, non so quando, era stato magari lavorato da qualcuno, l'aveva fatto delle prove e magari se l'era dimenticato. Però anche con questo ponticello alzato l'amplificatore funziona comunque.
e comunque l'ho ripristinato anche quello. E sotto ci sono due fili che sono stati saldati insieme, praticamente bypassano questo commutatore. Un altro problema che ho trovato, vediamo se riesco a farvelo vedere, è in questo punto, ora si vede male, comunque lì c'è un diodo Zener, ho trovato un diodo Zener in corto e anche quello grossi problemi all'amplificatore non gliele dava, perché si vedrà sullo schema gestisce praticamente quello Zener lì solamente i LED sul davanti, e con quello Zener in corto che viene usato in una maniera un attimino particolare faceva semplicemente passare un po' più di tensione. Con le resistenze che ci sono sui LED problemi non gliele dava. Comunque ho sostituito anche quello. Non riuscivo a capire comunque il perché di questo problema della tensione che mi trovavo sul potenziometro e che ovviamente non andava bene. Perché? Perché mi trovavo anche la tensione sull'uscita praticamente che va ai registratori. Ora vi faccio vedere. Io mi trovavo quella tensione che avevo detto su un canale di questi, e alle volte ovviamente secondo come era commutato davanti anche sul commutatore AUX. Ovviamente fortunatamente le apparecchi che ci si attaccano sono disaccoppiati in continuo e questo problema non dava noia agli apparecchi che venivano attaccati. Comunque non era una cosa regolare e sono diventato non poco matto a capire il problema. Ora io vi farei vedere un attimino lo schema e vi spiego il problema alla fine qual era, che era banale, ma però bisognava arrivarci, insomma. Altra cosa importante, non riuscivo a reperire il service manual e qui devo ringraziare l'amico Ciro Ricciardi, che è un grandissimo tecnico veramente, e che mi ha consigliato di scaricare praticamente il manuale dell'SX 780, perché l'SX 790 alla fine monta lo stesso telaio, sicché troviamo all'interno lo stesso schema, e questo mi è stato utilissimo. Allora oggi c'è anche l'allergia, sicché magari starnutisco anche nel mezzo della spiegazione. Allora vi dicevo, in una sezione ho cambiato questi transistor qui, questa zona, i differenziali e quest'altro transistor, per fare prima, diciamo, e sistemare, diciamo, il primo problema che c'era. Poi proseguendo ho sostituito questo D20 perché, come vedete, praticamente va a alimentare in maniera anomala rispetto a un diodo Zener, va a alimentare questi diodi, che fungono da spia. Praticamente passa la tensione attraverso il diodo. Ovviamente se qui c'è 13 volt e mezzo, il diodo era da 6,1, qua ne troveremo diciamo circa la metà, per far conto pari, poco più della metà, e va a alimentare questi qui. Il diodo era in corto, sicché alla fine questi diodi qui venivano alimentati con una tensione più alta. Fortunatamente non si sono bruciati, sicché insomma sostituendo il diodo è andato tutto a posto. Ora il problema, qual era il problema che mi ritrovavo la tensione sul potenziometro del volume? Allora, il potenziometro del volume sono questi, si vedono male ma sono questi, questo e questo. Su una sezione di questi, non dalla parte verso massa, diciamo qui, mi ci trovavo questa tensione positiva che non si sa da dove arrivava. Dopo averci pensato, sono andato a misurare su questi commutatori per vedere se qui arrivava qualcosa, e mi sono accorto che arrivava qualcosa, ma quando spostavo questi commutatori direttamente sull'ingresso del registratore, questa tensione spariva, muovendo questi due commutatori qui, che sono quelli del monitor tape. Sono andato a vedere su questo commutatore, perché questi qui, isolandolo un attimino, il problema persisteva, cioè arrivava tensione qui, non era che sicché arrivava prima, arrivava da questo commutatore. Allora mi sono reso conto che su questo commutatore qui, se vedete, questi 13 volt e mezzo vanno a questo commutatore. Siccome questo commutatore abilita anche la radio, non ci passa solo la bassa frequenza,
ma ci va anche la tensione dell'alimentazione, diciamo, della radio. Presumo che sia della radio, non ho appurato troppo, ma sicuramente questa tensione è quella che va a alimentare la sezione radio. E questa tensione qui, questi 13 volt qui, tramite questo commutatore me le ritrovavo che andavano a finire da qui sull'ingresso del potenziometro. Sicché dai sono riuscito a capire che il problema era questo commutatore qui. La prima cosa che faccio quando trovo dei commutatori strani, siccome mi ero accorto che c'era un pochino di sporco fuori del commutatore, roba un po' unta, diciamo, roba che non mi convinceva. Comunque di solito prima ci soffio dentro con l'aria compressa ai commutatori quando è possibile, per vedere se esce qualche cosa. Infatti è uscito una sostanza oliosa, chiamiamola oliosa, insomma una sostanza schifosa, è uscito dalla parte del potenziometro, dopo ve la faccio vedere dove è uscita, e sicché mi sono accorto che alla fine questo problema era dato perché questa sostanza che c'era dentro conduceva, sicché in una parte del commutatore, perché dentro non è che siano così distanti i contatti, in una parte del commutatore conduceva in qualche maniera e faceva passare una tensione dove non ci doveva essere. Ho provato a spruzzare alcol isopropilico e a risoffiare aria compressa, è uscito ancora di più della porcheria, però il problema persisteva, sicché l'unica soluzione per vedere di rimediare, ho dovuto smontare il commutatore, lavaggio in macchina ultrasuoni, l'ho rimontato, il problema non c'è più, e allora il problema era proprio che nel commutatore, probabilmente in tempi remoti, perché la cosa mi sembrava piuttosto vecchia come soluzione oliosa, diciamo, che c'era dentro, c'era stato spruzzato del prodotto non adatto all'elettronica, che col tempo fa quelle cose lì, che usate sempre prodotti adatti all'elettronica. Come vi dicevo, praticamente soffiando dell'aria compressa dentro questo commutatore qui vedete fortunatamente ci sono dei fori sopra, e di qua mi è uscito dello sporco. E mettendo alcol isopropilico, soffiandoci alcol isopropilico con la bomboletta spray di alcol isopropilico e poi soffiandoci l'aria compressa, è uscito ancora altro sporco, però nonostante tutto il difetto persisteva, che mi è toccato smontare questo commutatore qui dal telaio e lavarlo nella lavatrice ultrasonica. A quel punto, diciamo, è tornato tutto a posto. E ora facciamo un paio di prove sulla potenza d'uscita e la distorsione velocissime, e poi, diciamo, interrompiamo questo video postumo, come si dice. Ho regolato anche l'offset che si fa tramite questi due trimmer, perché era veramente fuori, c'era quasi 1 volt, diciamo, di offset, 800 millivolt, e l'ho regolati e ora c'è meno di 10 millivolt, sì, che va benissimo. Guardiamo un attimino la potenza. Allora l'oscilloscopio è messo 10 volt per ogni quadretto. Per la potenza, diciamo, dichiarata di questo apparecchio si dovrebbero prima del clipping diciamo avere 5 quadretti e mezzo. Vediamo un po', 5 quadretti e mezzo, non è ancora in clipping, si va praticamente a 6 quadretti in clipping, sicché qui ci siamo. Ora guardo l'altro canale, ho messo l'altro canale, vediamo se più o meno ci siamo, anzi diciamo che prima del clipping si va proprio allo stesso livello, che la potenza erogata rientra non solo nella specifica ma la supera leggermente. Diamo un'occhiata alla distorsione, anzi prima di dare un'occhiata alla distorsione facciamo un'altra cosa, vediamo se i controlli di tono funzionano, come si fa sempre, si fa una cosa veloce, onda quadra, metto tutti e due i canali, eccoli qua, vediamo un attimino, interveniamo sul loudness e funziona, interveniamo sul controllo degli alti, che anche lui
funziona, così è nel mezzo, controllo dei bassi, anche lui funziona, sicché anche diciamo i controlli di toni funzionano perfettamente. Stiamo misurando la distorsione, le specifiche dicono che può arrivare allo 0,05%, qui siamo a metà potenza e come vedete è 0, c'è il punto davanti, ve lo dico sempre, 0,025%, sicché con questo canale ci siamo. Ora lo stacco, collego l'altro canale, questo è l'altro canale, 0,027%, sicché diciamo che anche come distorsione rientra nella norma e la supera pure, diciamo, quello che c'era scritto sul service manual. Allora amici, questo piccolissimo video, così non di riparazione, ma comunque questo piccolissimo video, questo riassunto di questa riparazione è finito. Noi ci vediamo come sempre a un prossimo video dove vi farò vedere una riparazione magari più impegnativa invece che questa. Questo magari è un video che metteremo a metà settimana, si guarda un attimino, e io vi saluto e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!